La domanda di oggi è come farti desiderare da una donna. Voglio risponderti indicandoti alcuni elementi, in particolar modo 5, che faranno la differenza da oggi in poi nella tua vita relazionale. Ciao e benvenuto, io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011. Su questo canale ti parlo di riconquista, ti parlo di seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così che tutte le volte che pubblicherò nuovi contenuti gratuiti potrai vederli in anteprima. Ora, detto ciò, cerchiamo di iniziare questo importante video, con una premessa doverosa. La donna oggi, nella nuova era, non si basa più sull'aspetto fisico. Un po' tempo fa succedeva così, no? Ti piaceva un ragazzo, ti piaceva un uomo, quello mi piace, quello voglio conquistarlo. È un po' così ancora. È anche vero che la donna si basa su altri elementi, visto e considerato che ormai sul mercato c'è di tutto e di più. Ormai una donna non deve impazzire per trovare un uomo carino che le piaccia, oppure non deve fare 100.000 chilometri per stare insieme a un ragazzo che è interessante, un ragazzo con delle doti particolari anche a livello fisico, a livello mentale, eccetera. Quindi, siccome sul mercato c'è di tutto e di più, in modo flessibile diciamo che le persone si sono adattate, sia uomini che donne. Le donne in modo particolare si concentrano su 5 aspetti che è bene che tu sappia. E ora te li spiego uno per uno. Il primo elemento è l'empatia, ok? Se non entri in empatia con una donna, puoi anche salutarla. Empatia significa non entrare nei suoi problemi, entrare nelle emozioni che prova quando c'è un problema. Molto spesso l'errore che si fa è, non lo so, ecco, la donna dice c'ho un problema con la macchina, per dire, e subito l'uomo, te lo risolvo io, perché no, l'uomo vuol sentirsi, no, parte forte, parte dominante del rapporto, e quindi lo risolvo io, dai, così poi ti piacerò ancora di più. No. Empatia significa entrare nelle emozioni profonde di quel disagio. Cosa sta provando ad avere la macchina rotta? E 1 su 100 lo fa questo. Tu fallo e farai la differenza. Quindi il primo, empatia. Il secondo elemento è la simpatia. Se non risulterai simpatico a questa persona, a questa ragazza, a questa donna, anche in questo caso puoi salutarla, perché nessuna donna ad oggi vuole stare insieme ad un ragazzo, ad un uomo musone, ok? Sono sempre di più le persone musoni, perché viviamo un periodo storico particolare, perché il lavoro è sempre un dilemma, perché i problemi relazionali sono sempre contorti, allora si è sempre più cupi e tristi, e nessuna donna vuole stare con un ragazzo, un uomo che non sia capace di dare un po' di brio alla relazione. Quindi simpatia, e la simpatia si ricollega benissimo al sorriso. Ridere insieme fa la differenza, e questo è il secondo elemento. Il terzo elemento è rappresentato dalle domande. Quindi ti chiedo, tu sei una persona che parla di sé, che parla di una particolare situazione, o che chiede all'altra persona? Molto spesso gli uomini si dividono così, un po' così in percentuale: il 10% chiede, il 90% parla. Parla perché il mio lavoro è, perché insieme faremo, perché io ti prometterò che otterrai questo, perché ci penso io a quella particolare situazione, con me sarai sempre felice. Solo il 10% pone delle domande, soprattutto domande emozionali. Da quale parte stai? Se stai dalla parte del 90% rischierai di fallire.
e soprattutto non ti farai desiderare da una donna. Rimani nel 10%, con quelle poche persone che invece chiedono, pongono domande. Dopo che hai posto la domanda cosa hai fatto oggi, non ti soffermare lì con superficialità, perché finiscono le relazioni quando si rimane in superficie. Ok, hai fatto questa cosa, com'è stato fare questa cosa? Come ti sei sentita? Dai, racconta, mi piace ascoltarti, dai, racconta. Ecco, questo è un modo di comunicare ed è il terzo elemento. Ci sono poi il 96% di uomini che non sanno ascoltare e non vogliono ascoltare. Ti mettono in campo le loro esigenze, i loro bisogni, preparami questa cosa, fammi sapere quello, chiamami tu, ok? E non ascoltano. L'ascolto invece è uno degli elementi più importanti. Come ti dicevo nel punto precedente, quando dice una persona dai racconta, stai facendo qualcosa di molto potente. Quindi mantieni coerenza con questa situazione qui. Dai racconta e poi mettiti in ascolto. Mettiti in ascolto significa proprio ascoltare col cuore. E anche la posizione del corpo, il non verbale, deve comunicare. Per esempio, le mani così, no? Sono in posizione di ascolto. Oppure così. Ah, certo, capisco. Ecco, usare anche queste parole, certo, capisco. E poi cosa hai fatto? Com'è stato? Racconta, sì. Ah, interessante. Ecco, vedi? Capisci? Cioè, questo modo, questa dinamica ti permetterà di avere dall'altra parte una persona estremamente interessata a te perché ha bisogno giornalmente della tua approvazione. Tu l'hai ascoltata, tu fai le domande giuste, tu la fai sorridere, tu la fai emozionare. È questo di cui una donna ha bisogno. E prima di svelarti l'ultimo punto, voglio aprire e chiudere una parentesi, perché a me non piace la critica, non piace giudicare, ma lì fuori, e poi mi darai conferma o meno, anzi fallo poi nei commenti, ci sono decine di ciarlatani, così li definisco, che mi parlano di seduzione perché tu devi maltrattare la donna, perché ti devi far desiderare sparendo, non cercandola e mandando il messaggio X, dove tu diventi un uomo alfa. Siamo arrivati in un'epoca dove l'alfa, beta e gamma non sono buone nemmeno più a risolvere i problemi di una pandemia e ancora ci si sofferma alla seduzione spicciola, ok? La gente, le persone sono fatte di cuore e di emozioni. Tu le sai toccare queste corde? Io voglio proprio insegnarti questa cosa qui. E non per ultimo, un elemento estremamente importante è il nessun giudizio. Ok? Sono tantissimi gli uomini, sempre in grande percentuale, che tendono a giudicare, che tendono a interpretare, che tendono a promuoversi, che tendono a suggerire. Dovresti fare così, fai così. No, quella persona non la devi chiamare più. Te lo dico io come devi fare in questa situazione. E lì non ti farai mai desiderare da una donna. Il nessun giudizio, cioè non metterti in una posizione di giudizio, di pregiudizio, di interpretazione, aumenterà esponenzialmente le probabilità che l'altra persona, questa donna, sia estremamente interessata da te. Ok? Se ti viene chiesto un parere, allora sei liberissimo di darlo. Cosa ne pensi di questa cosa? E cerca sempre di rimanere nel vago, no? Senza esprimere più di tanto. Guarda, io non so molto di questa situazione. Sai, questa mia amica si è comportata male con me. Intanto ti sta parlando di un'amica, di una persona per lei importante. Nel momento in cui tu giudichi, perché ti senti chiamato in causa, allora dici no, ma io penso che sia una stronza perché non ci si comporta così. E lì hai fallito. Lì, con l'amica, presto tutto tornerà
estremamente felice e straordinario come meccanismo di comunicazione, il tuo invece sarà deleterio. Ok, quindi nel momento in cui ti senti dire qualcosa del genere, potrai dire: io non conosco questa persona, a me sembra una bravissima persona, magari è una mia interpretazione, non saprei dirti di più. Tu cosa pensi di fare? E quindi rigiri di nuovo la palla a lei. Questo significa non giudicare e soprattutto apprezzare ciò che ti viene detto dall'altra parte, considerandolo parte integrante e importante. Ho chiuso, basta intontarti di parole. Spero che questo video ti sia piaciuto, fammelo sapere con un like o ancora commenta dandomi anche la tua impressione, mi fa piacere sapere il tuo parere. E non solo, in descrizione mi troverai se vuoi avere a fianco un coach emozionale, un coach che ti aiuta a fare un lavoro di un certo tipo piuttosto che una seduzione spicciola. E soprattutto iscriviti al canale così che settimanalmente potrai vedere in anteprima tutti i miei video gratuiti che appunto pubblico ogni settimana. Ti ringrazio e alla prossima. Ciao!